Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche affettive per la prima parte di gennaio 2023. Abbiamo il Sole, amici del Sagittario, periodo di espansione, di crescita, periodo di purezza, sento. Quando c'è la carta del Sole si parla sempre di quel sentimento, affetto, amore di tipo genuino, il classico amore puro che si prova tra fratelli piuttosto che tra amici. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Nello specifico con i tarocchi, io come sempre vi ricordo che la lettura è di carattere generale, fatta per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vibra di più con voi e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse vibrare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Se poi volete sapere come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi, sotto nella descrizione c'è il link ad un video che spiega come fare. Sempre nella descrizione trovate anche la mia email, nel caso vogliate contattarmi, e trovate anche il link al corso intermedio di tarocchi che inizierà a fine gennaio, inizio febbraio del 2023. All'interno del video spiego il programma del corso e le modalità di svolgimento. Poi se volete maggiori informazioni potete sempre mandarmi un'email. Il giorno limite per le iscrizioni a questo corso è il 15 di gennaio, poi le persone che si iscriveranno dopo il 15 di gennaio verranno inserite automaticamente nel corso successivo. Allora, ragazzi, cominciamo con un cavaliere di coppe, abbiamo un 3 di bastoni, abbiamo un re di bastoni, abbiamo un 2 di bastoni al contrario, un 6 di coppe, la regina di pentacoli, vediamo l'ultima carta qual è, perché con il cavaliere di coppe qui si parla di una proposta, di un'offerta, può rappresentare qualcuno che magari avete conosciuto da poco o considerato che abbiamo anche il sole come carta, diciamo, tema della lettura, potrebbe anche essere un amico o un'amica, chiaramente, che in qualche modo, diciamo, si è avvicinato di più a voi. E avendo questo 3 di bastoni, sento che ci sono, diciamo, i presupposti per creare qualche cosa, per approfondire questo tipo di conoscenza, di amicizia. Diciamo che c'è anche questo re di bastoni che mi fa pensare che voi abbiate già in testa una persona, mm, e mi viene da dire così perché a parte le due figure vedo anche un 2 di bastoni al contrario, quindi è come se ci fosse una sorta di indecisione, di dubbio, di incertezza. Proseguiamo però poi con un 6 di coppe, che è una carta di forte e grande equilibrio. È una carta che parla di sogno ed è anch'essa una carta che parla di quel sentimento puro che sento con il sole, una carta di amicizia. Sì, è un po' come se ci fosse qualcuno che magari mh, che conoscete da tempo, ma con il quale o la quale non ci sia stato ancora niente di romantico, con la quale si inizia un approccio di tipo diverso, mi verrebbe da dire. Ci sono tante figure, perché anche qui poi abbiamo la regina di pentacoli e la regina di spade. Quindi per certi versi sento che potrebbe essere anche una questione in realtà legata non necessariamente a una coppia, ma magari proprio a un gruppo di amici o a qualche parente. Laterale. Per laterale io intendo i fratelli e i cugini. Perché poi abbiamo anche la regina di spade che tendenzialmente ha un atteggiamento di una persona che organizza, che pianifica. Quindi ho come la sensazione che abbiate bisogno di concentrarvi di più su quello che è l'ordine mentale delle cose. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Io intanto vi dico che ho già pubblicato tutti gli oroscopi del 2023, sono 4 e li trovate, 4 per ogni segno zodiacale, e li trovate comunque nella playlist del canale. È uscito l'eremita, lo lascio lì, guardate. Allora abbiamo l'eremita
E vediamo che altra carta per il Cavaliere di Coppe. Interessante. È un 6 di spade. Guardate, o è una persona che arriva da lontano, o è una persona tendenzialmente mi verrebbe da dire solitaria. Andiamo avanti, vediamo cosa viene dopo. Riesco a dirvi qualche cosa in più vedendo magari anche le carte del 3 di bastoni. Allora abbiamo un 9 di bastoni e un altro 9 di pentacoli al contrario. Mm. Voglio vedere anche questo re di bastoni. 8 di bastoni, la stella, un 9, un altro 9 di scusate, coppe e un 6 di bastoni. Allora ragazzi, questo 3 di bastoni che parla comunque di qualche cosa che dovrebbe espandersi, qualche cosa che in un certo senso è già iniziato. Io credo che qui vi siete già allontanati dalla sensazione di solitudine o come questa impressione, perché o è la persona che arriva da un forte periodo di solitudine o isolamento, oppure siete voi in questo stato e questa persona che si avvicina inizia, diciamo così, a farvi uscire da questo tipo di sensazione. Vi dico che avendo il 9 di bastoni e il 9 di pentacoli al contrario, qui c'è da strutturare le vostre barriere e soprattutto il vostro amor proprio. Quando il 9 di pentacoli al contrario parla di dipendenza, quindi può essere una dipendenza di tipo fisico, una dipendenza di tipo fisico intendo per esempio da un cibo, materiale nel senso di economico, che comunque è sempre sul piano fisico, può anche essere una dipendenza da un punto di vista caratteriale, quindi tendere ad aspettare, ad essere dipendente dalle decisioni e dalle scelte degli altri. E con i 9 di bastoni qui il punto è che dovete iniziare a mettere dei limiti, dovete lavorare, alzare il vostro amor proprio, iniziare a creare delle barriere difensive. A livello energetico creare delle barriere si può fare con i cristalli, con il quarzo di questa è un'ossidiana, va bene anche la tormalina nera, va bene sì, anche le matite, ma diciamo che le matite un po' tendente al grigio, l'onice nero, la shungite, tutte le pietre nere, diciamo così, hanno una proprietà di protezione a livello energetico, perché assorbono a loro le energie negative e quindi tecnicamente non le assorbe il vostro campo energetico. Ok, andiamo a vedere. Poi io, ragazzi, io non sono una cristalloterapeuta, io sono solo appassionata di cristalli. Però se c'è qualcuno qui che ha studiato gemmologia o che ha non so, che insegna o ha fatto corsi di cristalli e ha informazioni più dettagliate da scrivere nei commenti, ben venga, aiutiamoci tra tutti noi, insomma. Allora, 2 di bastoni al contrario. È spiegato da un 7 di bastoni al contrario e da un 5 di bastoni. Mm. Sì, è sempre una questione di barriere personali, eh? State un po' lottando con voi stessi per cercare dove mettere questi paletti. Sì, perché, ragazzi, io credo che questo re di bastoni sia una persona, un personaggio che voi avete in testa, direi anche da tempo. Può essere un amico, ripeto, una persona nel vostro, magari un amico di un amico, no? Però ecco, sento che è da un po', è veramente da un po' che avete questa persona in testa.
Se non fosse una persona nello specifico, è l'idea, scusate, è l'idea che voi avete del partner o della partner. Se per caso voi adesso non aveste nessuno, è l'idea che voi avete di un partner ideale. Vi dico che con questa persona voi state proprio coltivando un sogno. E io credo che molte persone si sentirebbero appagate con questa persona, ma c'è qualche tipo di questione che vi fa dubitare. Io credo che per qualcuno sia un fattore economico, probabilmente non si è sullo stesso, diciamo, è brutto da dire, a me non piace dirlo, però è come se non vi sentiste alla sua stessa altezza di classe sociale, ok? Ho un po' questa sensazione. Andiamo a vedere il 6 di coppe però, perché quando c'è il 6 di coppe, ragazze, ragazzi, molte volte si parla anche di anime gemelle. Andiamo a vedere. Mm. Questo me l'avevano fatto vedere anche prima, io l'ho rimesso dentro. Sì, ho la sensazione che qui si debba iniziare con un altro spirito, con un altro tipo di approccio, ok? Qui c'è qualche cosa dalla quale vi dovete allontanare, un dolore, una sofferenza, che non è detto l'abbia causato questa persona nello specifico, può anche essere una cosa vostra, dovuto a relazioni o situazioni del passato, però quello che si sente è che sta influenzando il vostro modo di porvi nei confronti della vita. Andiamo a vedere la regina di Pentacoli. Sei di coppe nuovamente. E la luna al contrario. Voglio andare a vedere anche questa regina di spade. Ragazzi, allora, la regina di Pentacoli può far tranquillamente riferimento a una persona che vi ha educato durante l'infanzia, può essere una madre o una maestra o una zia che si prendeva cura di voi. Oppure può essere che semplicemente qui ci sia questo tipo di... perché 6 di coppa è una carta di equilibrio, ce l'ho anche qui, è una carta di sogno, è anche la stella, è una carta proprio di una relazione da fiaba. Molte volte parla anche di amore platonico, proprio perché è quell'amore che si sviluppa nell'adolescenza, è l'amore romanticizzato e può essere che questa regina di denari voi vi rendiate conto che se è stata una figura che vi ha educato un po' con la sua illusione dell'amore, con la sua idea dell'amore. C'è la luna, ci sono delle proiezioni. E difatti il 6 di spade normalmente è una carta che parla di lasciarsi indietro qualche tipo di credenza limitante che si è acquisiti durante l'infanzia e qui lo vedo. Qui ci sono delle proiezioni, avete imparato, vi hanno insegnato a romanticizzare un certo lato dell'amore e qui comincerete a capire che questo non è il modo migliore per far espandere le cose. Sì, c'è da lavorare sull'amor proprio. Ho come la sensazione che qualcuno qui, vedendo queste carte, poi questa zona della lettura, che vi abbiano insegnato un pochettino troppo a mandar giù, a abbassare la testa, a dire sì, ok, va bene. Scrivetemi nei commenti se vi risuona. Andiamo a vedere un oracolo, vediamo cosa vi dicono. Fotografia.
Di nuovo una carta di passato. C'è qualcuno qui che ha una sorta di nostalgia, o per qualche amico o per qualche relazione, diciamo un po' idilliaca da fiaba che si era vissuto nel passato, però ripeto, fate attenzione a come voi lo avete proiettato o vissuto nel passato. Qui c'è bisogno di strutturarvi con l'amor proprio. Questa carta è anche una carta che dice vi invita a creare nuovi ricordi. Guardate, una tecnica molto utile che diciamo usa un po', come vi posso dire? Vabbè, vi spiego la tecnica. Eh, quando si fanno i bambini il lavoro, scusate, mi sono impappinata. Quando si fanno i lavori sul bambino interiore, quello che si fa fondamentalmente è andare nel passato, rivivere il momento di trauma e cambiare nella nostra testa, cambiare il modo in cui si sono sviluppate le cose. Perché è vero che non potete cambiare i fatti, ma potete cambiare il vostro modo di percepire i fatti. Questo sì è ancora nel vostro potere. E potete farlo anche andando nel passato e automaticamente, guarendo il passato, piano piano, giorno dopo giorno, facendo questo processo a piccoli passi, automaticamente cambiate anche la vostra linea di tempo attuale. Un ultimo messaggio da parte degli oracoli degli angeli del cuore. Prendo solo quelle che si sono girate a terra, ragazzi, sono bellissime. Meriti amore, sei degno di essere amato. Qui vi dicevo, aumentate l'amor proprio, ok? Ed è proprio questo. Io merito il mio spazio, merito le mie regole, i miei confini. Poi abbiamo passione, permetti a cuore e anima di cantare con gioia e flirt, trasmetti la tua gioiosa energia agli altri. Ragazzi, è un periodo direi frizzantino, molto leggero da un punto di vista emotivo, probabilmente solo mentalmente avete bisogno di fare alcuni tagli qui con queste due figure per riuscire poi, diciamo, a dar adito a questo 10 di spade, quindi a chiudere un capitolo della vostra vita e girare questa imperatrice, quindi andare verso l'espansione, verso anche l'essere una migliore madre per se stessi, perché l'imperatrice vuol dire anche questo. Amici del Sagittario, io spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Io vi ringrazio tanto di essere stati qui con me. Se vi è piaciuta, scusate, potete mettere like, potete iscrivervi, potete anche fare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!